moto da bar, moto inutili, fortunatamente ci sono anche loro, perché tante volte sono quelle che fanno emozionare di più, non soltanto nei giri su strada, ma anche quando si alza la saracinesca del box e le si ammira in garage. Crediamo che questo sia proprio il caso della nuova Triumph Bobber, novità 2017 della casa inglese. Guardate com'è particolare, nella linea da moto single con la sella, vedete, pezzo unico, non può portare il passeggero, regolabile, e nella codona hardtail che però in realtà è ammortizzata. Vediamo il mono qui sotto la sella. Adesso l'abbiamo vista velocemente, andiamo a provarla e poi dopo vi raccontiamo come va. Ragazzi, iniziamo il nostro giro, usciamo da questa piazzola con la nostra Bobber, vedete che è molto manovrabile anche a bassa velocità. Di questa moto ho un sacco di cose da dirvi, perché mi aspettavo fosse la classica moto un po' da far vedere agli amici, da guardare anche da soli, ammirati nel proprio box sotto casa, ma poi dalle doti dinamiche soltanto discrete. Invece questa moto mi ha molto sorpreso, perché vedete adesso sono in terza, c'è il contagiri qui davanti a me che indica 1600 giri. È una moto che si lascia guidare veramente bene, molto piacevole. Il motore è il grande protagonista, questo 1200 bicilindrico parallelo fronte marcia da circa 80 cavalli, è un motore gustosissimo. Posso anche mettere la quarta, sentite come pulsa a 1400 giri, sembra di avere sotto le chiappe due tamburi, pam 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 pam, e prende i giri in maniera veramente veloce. Poi la ciclistica è veramente, appunto, non me l'aspettavo da una moto finta hardtail, perché la sospensione dietro è piuttosto secca sulle buche e sulle sconnessioni, ma sugli avvallamenti presi anche ad alta velocità, abbiamo fatto dei curvoni a 130-140 orari, funziona in modo egregio. La Triumph ha fatto un lavoro spettacolare sulla Bobber, perché a parte l'estetica che a molti piace ed è sicuramente un'estetica forte, caratterizzante e anche a noi è piaciuta, quello che colpisce è proprio la dinamica di guida del veicolo, che supera le più rosee aspettative. Vi posso dire della posizione in sella è molto comoda, perché la sella è piuttosto bassa, quindi anche quando si viaggia a 120-130 all'ora non si è molto esposti, si è piuttosto incassati e si sta bene. Il manubrio è stretto, ma dà una bella impugnatura, i comandi sono molto morbidi, il cambio è precisissimo, la frizione a cavo è abbastanza precisa nello stacco, ma soprattutto è modulabile. Adesso sto attento, vado piano perché l'asfalto qua è molto bagnato, però vi ricordo che questa moto è anche molto sicura perché c'è l'ABS e poi ci sono il controllo di trazione su una Bobber, che è una cosa inaspettata ma che serve quando si guida con 80 cavalli sul bagnato, e poi due riding mode, il road e il rain. Francamente vi dico che il rain è un po' inutile, è un po' una chicca tecnologica presente di serie, ma il road basta, avanza, perché tanto poi c'è il controllo di trazione. Tra le curve questa moto è molto leggera, molto agile, perché la sella bassa 690 mm da terra agevola molto poi nel tenere basso il baricentro, perché tutto il peso del pilota sta in basso. Vedete come il motore trotterella, veramente bello. Adesso sono a 2300 giri, guardate, in terza c'è l'indicatore da marcia e guardate che spinta. Tra le curve è veramente una bella moto. Bravi in Triumph. Guardate come cambia direzione in maniera facile, molto semplice. È una moto show bike da far vedere agli amici, con cui andare al bar a prendersi l'aperitivo. Tutte cose verissime che avete detto anche voi nei commenti. Però vi assicuro che su strada poi è molto bella. Adesso rallento, metto la seconda e vi faccio sentire, anzi addirittura la prima, vi faccio sentire la progressione del motore. Sentite poi il doppio scarico, che bel rumore. Vi ricordo che questa moto risponde alla normativa Euro 4, quindi è una moto silenziosa che inquina pochissimo, ma non è affatto mortificata a livello di prestazioni del motore. Dal punto di vista delle sospensioni abbiamo un comportamento classico da moto custom, in questo caso Bobber appunto, quindi poca escursione, un rendimento onesto, non bisogna aspettarsi una moto comoda sullo sconnesso, però funzionano bene. Capitolo freni: il freno posteriore è molto modulabile e anche potente, mentre da quello anteriore avremmo gradito un po' di potenza in più, però avevo anche detto che poi troppa potenza su una moto dalle quote ciclistiche improntate alla guida turistica, guida più rilassata, potrebbero poi mettere in crisi la ciclistica. Vi faccio vedere una frenata con ABS, vedete la moto si ferma in spazi molto rapidi, però bisogna avere l'accortezza di usare due dita.
E sentite il motore è grande protagonista, ve lo ripeto perché mi ha sorpreso moltissimo. La moto si lascia guidare bene, è una moto con cui sicuramente potrete andare a farvi l'uscita da aperitivo, come si dice sempre, con gli amici, ma potrete prendere anche d'estate per farvi un bel giro da soli e godervi di queste prestazioni, di questa ciclistica facile e intuitiva, nonostante il ruotone anteriore da ben 19 pollici. Sentite la progressione che bella. Poi le gomme Avon sono studiate apposta per questa moto e hanno un rendimento molto positivo. Passiamo al capitolo difetti e facciamolo, perché in ogni moto bisogna cercare anche le cose che non vanno. E francamente vi dirò che dopo averla guidata oggi con questo freddo in Spagna mi spiace veramente che non abbia la possibilità di portare il passeggero, perché è una moto molto godibile, molto bella, però appunto va apprezzata da soli. Voi mi potrete comunque rispondere che per guidare in due c'è la famiglia Bonneville T120, c'è la Traxton, quindi sicuramente sono moto studiate per andare in due, perché con questa in due non ci si può andare. Un altro aspetto migliorabile è l'autonomia del serbatoio, perché considerate che la Bobber ha un serbatoio da 9,1 litri, non consuma tanto, però dovete tenerlo sempre presente perché l'autonomia, anche andando tranquilli, non va molto oltre i 160 km. Guardate poi nelle curve, si imposta la curva facilmente, è molto stabile, molto precisa, non va forzata la frenata, perché la frenata vi ricordo che ha l'impianto anteriore che punta tutto sulla modulabilità più che sulla potenza, ma è un giusto compromesso perché lo stile di guida di moto come la Bobber, appunto uno stile di guida improntato alla rilassatezza e a sapersi gustare i panorami e le curve senza forzare. Adesso siamo tornati sull'asfalto bagnato, quindi attenzione a impostare la curva, non piegate mai troppo la moto e dosate bene l'acceleratore, il gas con le marce lunghe. In questo caso poi, oltre alla linea che richiama appunto le moto degli anni 40, è bello sapere che c'è sempre il nostro controllo di trazione che vigila sulle perdite di aderenza, ed è un controllo di trazione importante perché questa moto ha un'erogazione bellissima da 1000 a 6000 giri, ma pensate che a 3000 giri avete già circa 10 km di coppia sull'asfalto, pam 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 pam, e la moto sale di giri. Il nostro giro su strada adesso l'abbiamo fatto, perdonate il naso rosso che non è da alcol ma da freddo, perché qui veramente siamo appena sopra gli 0 gradi, però la Bobber ce la siamo gustata anche perché ha le manopole riscaldabili su 2 livelli, quindi col freddo aiuta tanto. Detto questo, vediamo com'è fatta. Linea Bobber anni 40 con la sella finta hardtail, con l'ammortizzatore sotto la sella, parafango in acciaio, guardate che bella triangolatura che c'è a sostenerlo, trasmissione a catena, doppio scarico, l'avete visto anche prima. Qua c'è la sua bella targa inglese, vedete com'è bassa nella parte posteriore, addirittura la sella è posta a 690 mm ma è regolabile. Proseguiamo col motore, bicilindrico parallelo fronte marcia della Bonneville T120, ovviamente a iniezione, però guardate che belli, qui ci sono i corpi farfallati dell'iniezione che simulano esteticamente i carburatori. Qui c'è la chiave di accensione e questo tappo, guardate, adesso si riesce a aprire, ecco, nasconde le vaschette con il livello del freno posteriore e del liquido di raffreddamento. Adesso lo richiudo perché i livelli sono a posto, ecco fatto, si chiude così. Proseguiamo col carter, guardate che bella la parte superiore, cilindri neri e poi carter spazzolato con questa bella finitura superficiale. Qua ci sono i collettori che non hanno preso il colore bluastro che spesso prendono quando il motore si scalda. Radiatore dell'acqua nascosto tra i 2 travi in acciaio del telaio. Forcella classica anteriore con i soffietti, ha poca escursione perché è una moto bassa, una moto Bobber appunto. Poi proseguiamo la vista con il singolo disco anteriore e c'è un disco ovviamente anche dietro. L'altro lato della moto che mostra appunto il basamento molto grande del T120, c'è questa staffa d'alluminio che nasconde la scatola della batteria, quindi i pesi sono centralizzati, posti molto in basso, e tra l'altro vedete questa parte rimane assolutamente pulita e lineare. Le gomme Avon con cerchio posteriore da 16 pollici e gomma di larghezza 150, mentre davanti abbiamo un cerchio molto grande da 19 pollici. Proseguiamo nella vista con la strumentazione. Per accenderla devo girare la chiave qui, eccola.
Vedete la strumentazione analogica con il contamiglia e contachilometri e la parte digitale centrale che ospita diverse informazioni, tra cui anche il consumo, poi la marcia inserita e la mappa road o rain, entrambe full power, piena potenza, circa 80 cavalli. Vi mostro anche le manopole riscaldate con questo tasto, e poi invece con questo tasto M si cambiano i riding mode della moto. Adesso lo lasciamo su road. Gli specchietti sono posti alla fine del manubrio e le finiture complessive sono molto buone. Vediamo qua il serbatoio del freno anteriore e la frizione a cavo, però regolabile nel registro, e regolabile anche la leva del freno. Adesso vi ho presentato la nuova Triumph Bobber e la lascio a voi da commentare qua sotto su moto.it e sul nostro canale YouTube per sapere se vi piace una moto che tanti hanno definito da bar, ma da usare su strada è anche molto bella. Bobber fa Bobber.